mi fate arrabbiare. Ancora c'è la temperatura giusta per fare che cosa? Per fare un bel risotto, buono, caldo. Eh sì, perché qua il caldo non arriva. Non fate caso a maniche corte mie perché ci sto sempre a maniche corte. È un prodotto di stagione che è ancora presente fino a giugno, lo sapete che cos'è? Gli asparagi. Bisogna consumarli adesso, no che vi vengono poi le voglie a dicembre, a gennaio, a Capodanno, compriamo gli asparagi che vengono dal Cile. Non dobbiamo fare i furbetti che siamo sostenibili solo a cavoli nostri. Mo te mangi asparagi, i piselli freschi te mangi gli agretti, perché il periodo è questo qui. Non di, ah Max, quante ricette con asparagi? È il periodo, io sono stagionale. Se non sei stagionale come me, non andiamo d'accordo. Però lo so che tu sei stagionale come me, la pensi come me, perché se non mi stavi qua a vedere. E allora che stai aspettando? Te vuoi iscrivere, ti metti pure la campanella, ti venga a bussare a casa quando faccio la ricetta, ma che volete di più? Dai, banda alle ciance, incominciamo subito. Un buon risotto da che cosa inizia? Dal brodo, famo sto brodo. Prima però gli ingredienti, ho due tipologie di asparagi, quelli cicciotte cicciotte che dovrebbe essere la prima categoria e questa più sottile che non è asparagina, sono asparagi, poi carote, sedano e cipolla. Abbiamo un po' di, guardate mi è rimasta solo un'inticchia di zafferano, grana padano, burro, un pezzo di robiola, poi il riso carnaroli e poi abbiamo l'aceto balsamico tradizionale, se vuoi proprio far figo. Ok, ma è opzionale, è un tocco in più, una cosa in più che insomma dà prestigio a un piatto. La carota, vedi, ammazza ma è pelosa sta carota, oh. Proprio quella de campo so. Gli diamo una bella pulita, così, col pelapatate, o solo come fa mia madre fa col coltello a seghetta, no? Gli dà una pulita così, ta 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 ta, e il pelapatate, mia madre manco sa che cos'è il pelapatate. Tagliamo l'estremità della carota, tagliamo in due pezzi, sedano. Mettiamo queste parti qua superiori, levo le foglioline e prima però metà cipolla, olio extravergine, cipolla, metà cipolla, la metto sul fondo, accendo e la faccio caramellizzare, la faccio un po' sbruciacchiare sotto sotto, no? E poi piano piano che facciamo? Ci mettiamo subito la carotina e il sedano, così. Gli asparagi sono lavati, abbiamo questi cambi fantastici. Allora, ve lo dico, ve lo ripeto un'altra volta, c'è un punto di rottura dell'asparago dove si rompe la parte più dura. Questa volta non si butta perché la useremo, ora vi faccio vedere che cosa, per fare un brodino. Ecco, senti come scrocchia, che vuol dire? È fresco. Quando c'è dei asparagi che fanno così, fanno una doppia curva U e non si spezzano, vanno fregato, vanno da roba moscia, roba vecchia, a roba che c'ha più di qualche giorno. Quindi la croccantezza delle verdure è fondamentale per verificare la freschezza delle verdure. Questi già lavati li metto qua. Vi faccio della cipolla. La dobbiamo far diventare bella rosolata, vai. Pareggio le punte, quindi ci avrò i gambi che non sono pari, quindi vado a tagliare i gambetti, li faccio a rondelle, piano piano. Oggi c'è una giornata di quelle mie belle intense, non vedevo l'ora da fare sto video, perché quando io sto qua in cucina mi si abbassa la frequenza cardiaca, sto più tranquillo, sereno, mi rilasso proprio, sembra che mi sono fatto, che ne so, un calumette di tutte le droghe, un mix delle droghe, proprio godo proprio in questo momento. Quindi dovete fare la stessa cosa voi, perché non deve essere una cosa obbligatoria, mica fate i cuochi di professione, siete persone che vi piace coccolarvi, quindi fatelo quando veramente state in vena. Arrivo qua, guardate, così vi piacciono queste puntine? E queste sono le rondelline. Lo sapete come si chiama sta cipolla? Non lo sapete, non lo sapete. Sicuramente chi la produce la riconosce. Questa si chiama Clara, sta cipolla. Sì, si chiama Clara. Sono buonissime, sono dolci, sono buonissime queste cipolle. Non mi prendete in giro. Io lo so, perché ti dici, mamma mia quanto rompi, ogni cosa deve essere buona. Ma se tu usi una cipolla germogliata dentro verde, che appena la apri da quella zaffata forte, ma che te può riuscire? Quindi dobbiamo comprare una cipolla buona, fresca, ecco qua. O un cipollotto di quelli che mi piacciono a me, no? Lo sapete, no? Poi tagliamo la cipolla sottile, qua ci vuole la cipolla, ok? Così e così. Poi trac, 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 trac. Vediamo un po' sta cipolla. Ah, ecco, così mi piace. Potete capire il profumo. Acqua fredda o acqua con ghiaccio.
Adesso se mettiamo l'acqua fredda, che succede? Estraiamo lentamente il gusto dalle verdure, quindi un brodo che si rispetti deve almeno passare mezz'oretta. C'ho st'angoletto di buccia, di goccia, come dicono a Roma, e gocce di parmigiano, gli date una grattata, così. Questo è grana padano, scusate, non è parmigiano reggiano, e lo mettete dentro al brodo, un po' di sapere che diventa poi sto brodo, yeah. Mo' è stato di... E è andata a finire la nostra famosa wok d'acciaio. Allora, oggi faccio un paio di test, faccio il test su Awok, che mi hanno appena fatto per me un'azienda italiana nelle Marche, fighissima, e poi testiamo pure un riso, perché sono fortunato io, perché le persone mi chiamano e mi dicono: senti, io ho un prodotto fighissimo, lo vuoi provare? E tu sì, lo proviamo, però mi ci scrivi pure il nome per piacere, guardate qua, una figata, eh? Però non... aspetta, buoni. Prima la proviamo come proviamo con abbiamo provato con l'acciaio, quando va bene vi dirò se può comprare. Mi dovete seguire e così vi dirò se è buona e vale la pena comprarla. Io sono tipo il banco prova dei motori, capito? Cioè, senti che mettono là sotto pressione i motori. Noi mettiamo sotto pressione la roba da mangiare e le attrezzature. Quindi quando supera la nostra pressione, che io poi sono tremendo, sono cattivo, su sta roba, capito? Sono molto esigente su tutto questo, io vi faccio il segno, si può fare. Aggiungiamo anche un pezzettino di burro. Il risotto lo devi fare quando veramente non c'è problemi, perché sennò poi diventa il riso in bianco. Allora, se devi fare il risotto devi fare buono. Burro, parmigiano, grana padano, quello che vi pare a voi. C'è sta roba, se no la tristezza lasciatela all'altri. Il riso in bianco sono mangiano i culturisti, anzi, sono da Andrea Presti, se ne mangiano questi qua, non noi, ok? È antiaderente, quindi bisogna essere attenti a non rovinarla. Io non l'ho comprata, sono sincero, mi hanno regalata, però non la voglio rovinare. Facciamo stufare lentamente la cipolla. Nel frattempo aggiungiamo un goccetto di acqua, che adesso è acqua, non è brodo ancora, no? E cerchiamo di far scomparire questa cipolla, no? Così. La cipolla adesso che l'ho fatta un pochino, la metto qui dentro perché io adesso devo stare il riso, rischierei di bruciare la cipolla mentre tosto il riso. Quindi mettete qua vicino un recipientino come me, poi mi hanno dato un riso, questa riseria che come si chiama? Riseria Montanari. Ho detto guarda di assaggiare il nostro riso che è buonissimo. Pure qua fammi il test, se è buono alla fine della puntata diremo è buono, si può comprare. Questa è una piccola riseria, Caselle Lurani, Lodi, in provincia di Lodi. Allora, mettiamo a tostare un po' di riso. Perché dici, ma perché accetti sta roba? Io accetto queste cose perché vorrei aiutare le persone che fanno un buon lavoro. Quindi tutti quelli che fanno un buon lavoro e sono persone che fanno il loro lavoro con il cuore, fanno dei buoni prodotti, io voglio aiutare. C'era un po' di burro ancora dentro, no? Guardate, la padella come antiaderente è pazzesco, ve lo dico subito. E la facciamo un po' tostare questo riso. Mescolatela sempre, così, proprio a secco, bello così. Oh, qua esce pure il suono dell'amore, lo stesso, E il vino, dobbiamo sfumare, l'acidità, zac. Ah, una volta, allora vi racconto questa cosa. Viene Iginio Massari, grande maestro pasticcere, veniva a fare delle ricette anche da un al Gambero Rosso, ma ne parlo proprio nel 2000. E io stavo là dietro, aiutavo tutti questi qua, i grandi cuochi. Calcolate che io sono stato insieme a 350-400 cuochi diversi, di tutti i tipi, da Gualtiero Marchesi, Robuchon, tutti l'ho visti. Questo usiamo il rosa oggi, Sfumamo e mi disse: caro Max, sai che cosa serve il vino quando si usa per sfumare il riso, soprattutto il riso? E io là ho detto, mannaggia, ma ero proprio piccolo, avevo 24 anni fa, insomma, erano. Ho detto, serve per l'acidità, è fondamentale. E lui è veramente un grande. Aggiungo la cipolla, fate finta che è trascorsa la mezz'ora di tempo, però vedete già è arrivato un bel brodo, Allora, la prima acqua che mettete, il primo brodo che mettete, a coprire il riso, lo dovete coprire totalmente. Ma adesso lo lasciamo andare piano piano, ma nel frattempo mettiamo la parte quella più dura degli asparagi, i gambi. Vi consiglio subito di mettere un po' di sale adesso, subito, perché non abbiamo messo nel brodo, mettiamo subito nel riso, così. Perché mi è capitato durante il servizio, durante i miei lavori di ristorazione, se lo metti alla fine non lo senti bene, pensate che il riso deve cuocere dentro un'acqua già saporita, sapida, perché se no non assorbe quella sapidità. Quindi mettetelo subito il sale, il primo sale, poi lo potete aggiungere altro, così fate cuocere.
Quanto tempo ci vuole? Per cuocere il riso ci vogliono dai 15 ai 7, 18 minuti. Noi che facciamo? Fra 2-3 minuti ci aggiungiamo lo zafferano. Pistilli di zafferano, li mettiamo adesso, così. Pochi ne servono. Questo mi serve per un'altra ricetta ancora. La facciamo colorare leggermente, così piano piano facciamo diventare giallo, facciamo sto colore giallo, verde, un po' di aceto balsamico dopo, è una figata viene. Mentre stavo a vedere il riso, che faccio? Le mani in mano, mi sono inventato una cosa, un cucchiaio d'amido di mais, 2 cucchiai di farina 00, un cucchiaio di farina di riso, vino, bello freddo, mescolata. Dici, ma che sei, tu sei proprio matto, sei. E voi siete mattarelli come me, perché vi piace sta cosa, capito? E ho fatto una pastella al volo, la metto in frigo, così rimane fredda. Gli asparagi più cicciotti, taglio questa parte qui, prendo un pelapatate, li faccio sottili, sottili, sottili. Ma noi ci divertiamo a fare queste cose. E ci piace, ragazzi. Queste saranno dei sfoglietti da asparagi fantastiche. Tagliamo la parte più dura, mi raccomando, questa, via, e via. Dal gambo, dalla parte più dura parto, così. Indovinate che cos'è questo attrezzo? Non è un pelapatate vero e proprio, però vi dimostro che si può fare anche col pelapatate. Prendo tutti questi asparagi, metto qui nella pastella, giro così. Guarda che robetta, chi è? Questi una volta io li facevo come chips per un aperitivo in un ristorante. Ok, adesso riso, se no si cuoce il riso alla fine. Un goccetto di brodo, via. Assaggiamo il riso se va bene. Ma questo mette un po' di essere veloce, È al dentissimo, perfetto. Pepe abbondante, un altro pizzico di sale. Spengo la piastra sotto al risotto, vedete com'è morbido, è morbidissimo, Un po' di robbiola, questa è di capra, però potete comprare una robbiola di mucca, non fa niente. E mo fate sciogliere, poi mettete gli asparagi, prima di farlo riposare, mettete gli asparagi, le punte degli asparagi. Vi stanno a bruciare asparagi, aiuto! Via. Croccantissimi, oh. Metto qua al volo. Guardate che belli, guardate che sono belli, guardate che robetta. Sentite che croccanti. Senza sale, sono buoni già. Allora, parmigiano, scusate, grana patato, abbondante, così. Bello, dico te proprio. Ah. Via, così. Vediamo un po' se con questa wok ci riusciamo a fare il suono nostro. Ci riesce, mamma mia, senti come viene, pure meglio, si sente pure meglio The Sound of Love, ragazzi, mamma mia come la sbattevo, vai, l'onda, non è qua l'onda, questa qua è un cavallone, mi dicono al paese mio, vai. Un minuto di riposo e lo serviamo. Guardate, vedete, faccio così e il riso scende con una facilità estrema. Non si separa dal liquido, dal brodo, quello è importantissimo. Un po' di sale sugli asparagi. Belli, divertenti questi, Intrigano questi, Poi senti chi è, guarda. Poi, proprio se vuoi fare la giravolta spaziale e vuoi fare lo scontro finale tra Mazinga Z, Gigrobot e Gundam, metti questo. Se lo devi mettere, ti mette questo. Non ci può mettere quella cremetta là addensata dell'aceto balsamico che andiamo a finire a litigare. Questa è un'altra cosa. Il risotto è pronto. Oh, freddo, Deve essere freddo, ragazzi, ghiacciato, Tiè. Bicchiere pronto, cucchiaio pronto. Vado, Prendo un po' di questo. Guardate che bello, guardate che frittura che ho fatto. Guardate, bella gonfietta, va. Guarda, che croccante, A rifalla, chi se lo ricorda più? Vado, voi vi ricordate tutto, anzi vedete il video. Aceto ci vuole, aceto ci vuole. Ti dà una pulita alla bocca e finisce, ma aceto ci vuole. Cosa già il video?
E ora si può riniziare. Madonna. Ci stanno gli asparagi, costano poco, rifatelo. In bianco, con lo zafferano, senza asparagi fritti, con l'aceto balsamico. È buono. Usiamo prodotti di stagione. Non mi fate arrabbiare, Vi amo.